Amici e amiche, bentornati sul mio canale e per chi è nuovo benvenuto. Vi consiglio sin da subito di mettervi comodi, prendetevi una bevanda, prendete un gelato, quello che volete perché con questo clima comunque fa anche abbastanza caldo, perché oggi andremo a parlare del cow level, per noi italiani il livello mucca. Molti di voi si domanderanno che cos'è sto cow level, che cos'è il livello mucca. Il cow level è una tradizione di lunga data in tutti i giochi Diablo. Considerate già dal Diablo 2 al Diablo 3 c'è stato, ed ovviamente Diablo 4 non fa eccezione. Prima di cominciare questo video voglio ringraziare i ragazzi di Wowhead che continuano a tenere aggiornato il post, continuano a cercare nuove notizie eccetera, e tutto ciò che verrà mostrato qui, tutto ciò che vedremo e di cui parleremo è stato anche ripreso da esso. Nelle precedenti versioni di Diablo il livello mucca, il cow level, era un cult, perché parliamoci chiaro era una delle cose, è tuttora una delle cose di Diablo più conosciute, una storia sensazionale per quanto mi riguarda, e anche un atto di coraggio e soprattutto un colpo di genio è stato da parte di Blizzard. Ed ovviamente su Diablo 4 non poteva mancare. Considerate che non è stato ancora completato, quindi non è completo ancora il cow level, ma potete cominciare già a trovare delle determinate cose e soprattutto dovrete munirvi di un'estrema tranquillità e calma, perché tutto il processo è estremamente complesso. Attualmente su Diablo 4 abbiamo 5 passaggi da fare per arrivare a un determinato punto, se vogliamo chiamarlo di stallo, perché da lì in poi non possiamo continuare, perché probabilmente, anzi sicuramente non è stato ancora o scoperto o ancora aggiunto nel videogame. Il concetto del cow level è molto semplice e molto divertente. Sono una marea di bovini che cercano di ucciderti, bovini incavolati con la vita, armati di polearm eccetera, che vogliono surclassarti. È diventato tanto importante nei vari Diablo perché noi lo utilizzavamo per livellare, si utilizzava molto per livellare, ma considerate che si utilizzava anche per prendere item, si utilizzava per prendere anche trasmografie e oggetti scenici da posizionare e da far vedere a tutti quanti. Nei vecchi Diablo parliamo. Considerate che in Diablo 2 noi potevamo accedere al livello mucca combinando la gamba di Virt e un tomo del portale cittadino nel cubo oradrico, e già cubo oradrico vi può tornare un po' alla memoria perché nella stagione 9 che stiamo entrando sarà la stagione degli Oradrim, quindi magari chi lo sa implementeranno qualcos'altro, staremo a vedere anche questo. Portando questi due oggetti nel cubo oradrico ci faceva accedere al livello mucca segreto, che veniva anche conosciuto, che era conosciuto come le fattorie Mumu, dove noi potevamo affrontare orde e orde di bovini infernali, e alla fine trovavamo anche il re mucca. E vi assicuro, per chi non l'ha giocato, oltre a essere bello, oltre ad avere tanto loot eccetera, era proprio simpatico, te scassavi dalle risate assolutamente. Per chi l'ha giocato fatemelo sapere ovviamente, perché è una cosa molto figa. In Diablo 3 anche c'era il cow level, ma era un po' differente dal canonico. Entravamo in una terra pastello e a tema cartunesco, dove all'interno trovavamo degli orsi di peluche anche molto carini, fiori, pony, unicorni, sembra come se vi eravate mangiati, no, dei funghetti e cominciavate a viaggiare per il mondo e vedevate tutte queste cose. Era una figata pazzesca. Dovevamo raccogliere delle determinate cose per creare un bastone, il bastone della pastorizia, e questo bastone veniva utilizzato per interagire con un fantasma, che era il fantasma del re Mucca, che ci permetteva di entrare nel Wismshire, che era proprio questa terra di cui abbiamo parlato. Arrivati ad oggi su Diablo 4 il livello, la difficoltà si è alzata molto, perché negli altri due era abbastanza, fra virgolette, semplice arrivare, mentre su Diablo 4 è molto più complesso ed elaborato per raggiungere ciò che stiamo cercando e quello che dobbiamo fare. Ovviamente la prima cosa che dobbiamo cominciare a fare è andare a cercare le mucche, a caccia di mucche proprio, le dovremmo abbattere. E voi mi direte, vabbè, è semplice questo, per Santuarium comunque ce ne sono molte. Ora vi metto anche la mappa qui sotto a me, proprio per vedere tutte quante le zone dello spawn delle mucche. È abbastanza denso la mappa, ma il problema qual è? Il problema si pone quando andate a leggere quante effettivamente mucche bisogna abbattere. Bisogna abbattere 666 mucche. Dopo aver abbattuto la 666esima mucca,
ci rilascerà una reliquia. Considerate che la reliquia sarà differente in base alla zona in cui l'avremo abbattuta, perché ce ne sono più di una di reliquia. Dopo aver fatto questo passaggio non è finito, perché dobbiamo trovare le altre reliquie. Per le altre reliquie il problema nasce e ancora di più, perché lì vai a probabilità. Puoi ricevere un'altra reliquia dalle 5 mucche fino alle 5000 mucche, quindi dovremo abbatterne eventualmente, se siamo proprio sfortunatissimi, altre 5000 per trovare un'altra reliquia. Considerate che per ogni personaggio la prima reliquia al 666 è unica, quindi non è che ne prendete di più, attendete tempo, ne fate altre 666 e ve le ridà. No, eventualmente create un altro personaggio e rifacciamo tutto da capo, quello che abbiamo parlato fino adesso. Se il punto sulle 666 mucche vi sembrava abbastanza problematico, ora arriva una cosa ancora, diciamo, peggiore, perché noi le mucche le dobbiamo abbattere in un determinato lasso di tempo. Il determinato lasso di tempo di cui stiamo parlando sono 666.666 secondi dall'uccisione della nostra prima mucca. Quindi nel momento in cui andremo ad abbattere la prima mucca partirà questo timer. Il timer non lo vedrete da nessuna parte, sapete solamente che nel momento in cui voi tirate giù la prima cow, la prima mucca, avrete 666.666 secondi per poter fare il tutto. Per chi si stesse chiedendo, come me ovviamente, come tutti quanti, che me l'ero chiesto prima di registrare, ma quanti so 666.000 e passa secondi, sono semplicemente 185 ore.185. Tradotto in parole povere, abbiamo circa una settimana, sono 7 giorni periodico circa, bene o male. Dopo aver fatto questo step, quindi delle 666, e ci darà un frammento, come vi ho detto, a dipesa da dove l'abbiamo tirata giù, andremo a vedere le 3 cose che ci daranno le 3 mucche nelle 3 zone differenti. Il primo che andiamo a vedere è il frammento di legno insanguinato. Il frammento di legno insanguinato, come dice qui, come vi sto facendo vedere, si può ottenere uccidendo una mucca nativa del Kyrgyzstan o in Avesar. Quindi dalla 666 in poi avrete la probabilità di droppare, tirando giù le mucche, questo frammento di legno insanguinato da una mucca nel Kyrgyzstan o ad Avesar. Come potete vedere, qui c'è una W scritta che è un riferimento a Virt, non casuale, proprio è stata fatta apposta, che è in Diablo 2. Il secondo che andiamo a vedere è il tomo ammuffito. Si può ottenere uccidendo una mucca nativa a Skosglen, quindi sempre dopo le 666 eccetera e dopo aver trovato tutto il resto, se siamo a Skosglen e tiriamo giù una mucca potremmo trovare questo tomo ammuffito. Anche questa reliquia fa parte sempre, cioè ci fa ritornare indietro a Diablo 2 perché già lì veniva utilizzata. La terza e ultima reliquia, quindi la reliquia finale, la 3 di 3, è il frammento metallico intricato. Si può ottenere tirando giù una mucca nativa nelle steppe aride. E questo frammento fa riferimento al cubo ratrico originale proprio di Diablo 2, come abbiamo detto all'inizio. Nel momento in cui abbiamo trovato queste 3, quindi questi 3, il frammento, come abbiamo detto, frammento metallico intricato, tomo ammuffito e frammento di legno insanguinato, potremmo pensare, ah, finalmente abbiamo finito. Assolutamente no, perché questo è il primo step slash secondo step. Ne abbiamo altri 3 da fare, quindi per un totale di 5 step, parole povere. Ora noi, dopo aver preso queste 3, entriamo ufficialmente nella fase 2. La fase 2 dovremo ottenere una chiave, la chiave della baracca abbandonata. Nel momento in cui abbiamo ottenuto queste 3 reliquie, quindi abbiamo fatto tutto quanto, ci dirigiamo a Khedbardu. A Khedbardu potremo interagire con una fontana che si trova nella parte orientale della città, come vi sto facendo vedere ora proprio qui. E cosa dovremo fare? Semplicemente noi dovremo lasciar cadere a terra, in acqua, queste 3 reliquie che abbiamo preso, le andremo a raccogliere di nuovo ed ora potremo interagire con le 3 statue delle mucche, dei buoi che troviamo qui, che precedentemente non potevamo utilizzare, ma attualmente, ora, dopo aver inserito queste 3, le possiamo utilizzare. Una la troviamo a nord, una a sud ed una ad ovest. Nel momento in cui verranno purificate queste 3 reliquie, ci dropperà a terra una chiave strana. Ve la faccio vedere qui, eccola. Ci dropperà questa chiave strana, una grossa chiave di metallo, anche se sembra ordinaria, senti che ha un certo potere. Chissà cosa potrebbe sbloccare. E qui entriamo ufficialmente nella fase 3.
Quando noi avremo questa chiave in mano, quindi avremo fatto tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora, dovremo trovare dove poter inserire questa chiave. Quindi quale porta aprirà? La chiave apre esattamente questa porta, come vi sto facendo vedere qui. È la Forlorn Howell, è una casa che prima non ci potevamo interagire, ma con la chiave che abbiamo ci possiamo interagire. Considerate che si trova proprio all'estremità orientale di Skosglen. Considerate che ve ne accorgerete subito quando sarete arrivati in questo punto, perché al di fuori della casa troveremo delle mucche, parecchie mucche, che saranno lì ad attenderci. Nel momento in cui avremo inserito la chiave e entreremo nella baracca, entreremo e ci troveremo altre mucche. Sempre mucche troveremo, molte, e dico molte altre mucche, ed alcuni abitanti del villaggio completamente a terra, quindi andati addios. E questo qua non è un caso, perché sono stati messi là. Nel momento in cui siamo entrati, quindi abbiamo trovato tutto quanto e abbiamo visto tutto questo, dobbiamo andare a macellare tutte le mucche e otterremo una pozione. La pozione ve la faccio vedere qui, è una pozione di resistenza e dice che quel poco che resta all'interno della fiala si è ormai disidratato e ridotto in polvere. Il solo pensiero di consumare questa cosa ti rivolta lo stomaco. Considerate che questa pozione in Diablo 2 veniva rilasciata quasi sempre da Re Mucca, ma attualmente invece non si sa ancora come debba essere utilizzata, dove debba andare, perché sicuramente dovrà essere implementato qualcosina per poter utilizzare questa pozione di resistenza. Dopo aver accolto la pozione di resistenza siamo entrati ufficialmente nella fase 4. La fase 4, il vaso dell'odio, fornisce ulteriori passi per sbloccare il misterioso Co-Level. Nei moli di Kurast, quindi noi dobbiamo andare, e qui fate attenzione, dovete avere ovviamente il DLC Vessel of Hatred. Nei moli di Kurast, a Samuk e a Kichuk ci sono pergamene, troveremo delle pergamene. Le pergamene si chiamano pergamene di Wakax e queste pergamene ci forniranno 3 indizi su nuove reliquie. Arrivati qui noi dovremo fare semplicemente l'emote del grazie davanti alle 3 statue a sud-ovest del porto di Kurast, come state vedendo qui, e ci verrà data una gemma chiacchierona. La gemma chiacchierona è una pietra preziosa opaca di origine sconosciuta. Tenerla in mano ti fa venire voglia di parlare con qualcuno. Sebbene il suo scopo sia andato perduto nel tempo, un tempo era un oggetto di grande importanza. Per il secondo oggetto di missione fate molta attenzione, perché qui è più complicato. Dovremmo resettare, quindi mandare a zero, tutte le nostre abilità e le nostre capacità. Dovremmo congedare anche i nostri mercenari, quindi dovremo rimanere senza mercenari, e dovremo utilizzare solamente l'abilità base, quindi andare a combattere con l'abilità base. L'abilità base è quell'abilità che tutti i personaggi di livello 1 hanno appena entrate. Come vedete, appena entrate insomma in gioco, avrete un'abilità proprio grigia, che è quella là, il vostro attacco base senza nulla. E dovrete andare in questa posizione come vi sto facendo vedere, e dovremo sconfiggere con l'abilità base senza l'aiuto di nulla il Blood Lightning a est della posizione dove sono i nostri mercenari. Quindi dopo che noi abbiamo ripristinato il nostro personaggio a livello base, quindi senza nulla, andiamo ad abbattere uno di questi feroci lacuni e lui, nel momento in cui andrà a terra, ci dropperà il bastone storto. Questa è la seconda delle 3 reliquie. Il bastone storto, come vedete qui, i resti sepolcrali e scheggiati di un vecchio bastone. Un tempo aveva chiaramente proprietà magiche, sebbene il suo scopo sia andato perduto nel tempo. Un tempo era oggetto di grande importanza. Nell'ultima tappa del nostro viaggio noi dobbiamo attraversare la sottozona delle 5 colline a Naantu, come vi sto facendo vedere da questa immagine qui, visitando tutte le statue, le diverse statue degli uccelli, e dopo averle visitate tutte e 12, quindi le dovremo vedere tutte quante, ci verrà droppata una vecchia campana arrugginita all'ultima statua. Ora la storia è molto più in discesa, perché potremo corrompere tutte queste 3 cose che noi abbiamo trovato ed otterremo una chiave che ci condurrà alla Bardish. La vecchia campana, come state vedendo qui, è una vecchia campana arrugginita, è una campana usurata e macchiata di sangue, e la lettera W è stata rozzamente incisa sul lato. Sebbene il suo scopo sia andato perduto nel tempo, un tempo era oggetto di grande importanza. E qui entriamo ufficialmente nella fase 5, che è l'ultimo passaggio del segreto di Naantu. Ora noi abbiamo queste 3 reliquie e dobbiamo corromperle.
noi dovremmo trovare 3 zombie Cordyceps che troviamo sempre nelle zone di Naantu. Nel momento in cui saremo andati ad abbatterli, loro faranno uscire una macchia nera simile a dei funghi, e questa macchia, questi funghi erano necessari per creare il bastone della pastorizia in Diablo 3. Nel momento in cui ci sarà questa macchia di funghi, quindi questa macchia nera, lasceremo cadere a terra, le dropperemo le nostre 3 reliquie. Una volta che saranno corrotte, quindi una volta che saranno a terra, che le avremo droppate qui, si illumineranno e faranno un'animazione di fumo viola, e questo vi farà capire che abbiamo completato anche questo passaggio. Dopo aver corrotto le reliquie dobbiamo andare al tempo di Okabo, come vi faccio vedere qui in questa immagine. Dobbiamo andare proprio in questa posizione, accenderemo ogni braciere con un'offerta e ci verrà data una chiave insolita. La chiave insolita è una grossa chiave di metallo, anche se sembra ordinaria, senti che ha un certo potere, chissà cosa potrebbe sbloccare. E qui entriamo ufficialmente alla fine della nostra avventura, perché questo è l'ultimo passo. Con questa chiave insolita noi dovremo andare nella Tana abbandonata. La Tana abbandonata è una cantina ad ovest del Bazar di Kurast, come vi sto facendo vedere qui, si trova proprio in questa esatta posizione, ed all'interno troveremo altre mucche. Dovremo abbatterle tutte, e in questa camera nascosta ci darà una ricompensa, e ci darà la Bardiche arrugginita. E un altro passo avanti, ovviamente, nel mistero della nostra mucca è stato sbloccato. Questa qua è la Bardiche arrugginita, come potete vedere, eccola qua, è un'arma in asta, potere 7,50, e questa è l'arma che utilizzavano, che viene utilizzata dai nostri cari amici Cow. Quest'arma gravemente danneggiata e marcia emana un odore sgradevole di letame. Siamo arrivati alla fine, perché da qui in poi ci siamo stoppati, veniamo bloccati perché non ci sono altri aggiornamenti. Sicuramente verranno posizionati altri aggiornamenti nel corso del tempo, e me lo auguro e spero nella stagione 9, perché come abbiamo parlato di Oradrim eccetera, molte cose ci fanno tornare un po' alla mente il tutto. E voi invece cosa ne pensate? L'avete mai giocato il livello mucca? Fatemelo sapere nei commenti, in Diablo 2, in Diablo 3, o avete già cominciato a fare questo grande passaggio, questa grande cosa, perché è molto lunga. E infatti stavo pensando dalla stagione 9, quando andremo in live insieme, di farla direttamente tutti quanti insieme, perché credo che sia una cosa molto bella, e creare proprio una guida specifica passo dopo passo, proprio toccandolo con mano, tastandolo, e vedere com'è la cosa, com'è la situazione e se è stata aggiornata. Io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, e soprattutto spero che molti di voi conoscevano questo Cow Level, e per chi non l'ha conosciuto, per chi non lo conosceva, questo è un buon momento per scoprire cosa è, chi sono i Cow e quant'altro. Quindi vi ringrazio per la visione, lasciate un like, un commento e una condivisione, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, buona giornata!